Bentornati su Laboratorio Cada. In questo video andremo a provare diversi tipi di cuscinetti per gli assali e le ruote. Questi sono tutti i cuscinetti disponibili per gli assali e le nostre Mini 4VD, gli assali delle ruote. E partiamo dai cuscinetti in plastica con la boccola in ottone, poi cuscinetti in POM, cuscinetti in metallo ricoperti di fluoro, cuscinetti foro esagonale, foro tondo, i cuscinetti AO e i cuscinetti HG. Leggendo in rete, questa dovrebbe essere la sequenza di prestazioni e in particolare i primi 3 sono semplici cuscinetti, invece gli ultimi 4 sono cuscinetti a sfera. Questi cuscinetti esagonali a foro tondo sono quelli un pochino più vecchi, degli anni 90-2000, e quindi dovrebbero avere le prestazioni un po' peggiori, anche se sono più economici rispetto agli AO e gli HG, mentre questi senza nessuna sfera all'interno appunto dovrebbero avere prestazioni ancora inferiori. Questo lo andremo a verificare. Come si fa a distinguere i cuscinetti in plastica ABS da quelli in plastica POM? Beh, in quelli in plastica POM il foro interno è leggermente più piccolo e quindi la boccola non c'entra. Un'altra cosa da dire sui cuscinetti AO, quindi con foro tondo, è che esistono due versioni, una versione più vecchia in cui all'interno era presente il supporto in metallo e teoricamente con prestazioni superiori, e una versione più moderna in cui invece il supporto è in plastica e quindi pare che le prestazioni siano peggiori. I cuscinetti a foro tondo, quelli più vecchi, sulla confezione c'è specificato che andrebbero utilizzati per il controingranaggio, quindi quello che trasmette la rotazione del motore alla corona, però noi in realtà li andremo a testare tutti sugli assali e le ruote. I cuscinetti, sia quelli esagonali che quelli a foro tondo, qui fanno un po' di gioco, mentre gli AO e gli HG questo gioco non ce l'hanno, sono molto più rigidi. Inoltre ho notato che il foro interno è leggermente diverso tra i diversi cuscinetti. Per quanto riguarda quelli a foro tondo, un assale motore c'entra abbastanza liberamente. Gli AO sono leggermente più stretti e gli HG invece sono molto più stretti. Un assale fa fatica a entrare. E quindi questo vuol dire che anche appunto l'assale poi della ruota ballerà, avrà un certo gioco in maniera diversa. Prima di fare i nostri test vado a sgrassare tutti i cuscinetti a sfera con petrolio bianco e poi andremo tutti quanti invece a lubrificare con WD-40. Quindi li ho ricoperti con petrolio bianco, agito bene, e poi li metto a sonicare per circa 10 minuti. Terminati gli ultrasuoni, andiamo a riagitare un pochino e si vanno a asciugare i cuscinetti. Il petrolio bianco è veramente tremendo, penso che cercherò nuovi solventi alternativi perché fa troppo odore. Ora che i cuscinetti sono tutti belli puliti, prima di andarli a oliare, giusto per curiosità, vado anche a misurare quanto pesano. Plastica con boccole in ottone 0,27 grammi, plastica POM 0,24, cuscinetti in metallo al fluoro 1,14, cuscinetti foro esagonale 1,10, cuscinetti foro tondo 1,11, cuscinetti AO con ancora però il disco di tenuta 1,33, cuscinetti AO senza anello di supporto, cuscinetti HG 1,10. Adesso olio i cuscinetti con un po' di WD-40. Per i cuscinetti con le sfere li olio sia dentro al foro che nella parte delle sfere, mentre per gli altri ovviamente solamente nella parte del foro. Adesso rimuovo l'eccesso di WD-40 e siamo pronti a testarli. Per testarli utilizzerò due metodi. Il primo nella macchina senza gli ingranaggi corona, in modo tale che la ruota sia libera di ruotare e si fermerà solamente a causa dell'attrito dei cuscinetti. Per fare questo farò girare la ruota con un Dremel e farò più esperimenti per trovare varie combinazioni.
4 combinazioni e vediamo la media poi cosa ci restituisce. Alla fine invece proverò anche, montando l'ingranaggio corona, a fare un paio di test con invece lo speed checker utilizzando un motore stock. Iniziamo con le boccole stock in ottone, ho fissato il telaio su un supporto in modo tale che stia fermo. Tra la boccola e la ruota vado a mettere queste rondelle, sono le rondelle dei roller, per evitare l'attrito tra la plastica della ruota e il cuscinetto. Singole ruote finché non rimane qualche decimo di millimetro di gioco, in modo tale che possano girare liberamente. La velocità del Dremel di questo Dremel è circa 10.000 rpm, quindi un po' di più della velocità che hanno le ruote mentre girano con il motore. Comunque il test dovrebbe essere affidabile. Ho cambiato inquadratura perché mi tornava molto scomodo l'inquadratura di prima, quindi vado con il Dremel a far girare le ruote. Poi vedremo con il tempo sul video quanto ci hanno messo a fermarsi. Giro. Ecco fatte tutte e 4 le coppie. Quindi ho fatto prima la coppia 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3.
quarta coppia. Il secondo test lo effettuerò utilizzando lo speed checker con la macchina alimentata con un alimentatore da banco. In questo modo eliminiamo la variabile della carica delle batterie. Come motore utilizzerò un stock che ha sia bassi giri che bassa coppia. Una bassa coppia va a diminuire i giri del motore se l'attrito è maggiore, mentre i bassi giri si tradurranno in tempi più lunghi per fare lo stesso percorso e quindi saranno più evidenti eventuali differenze tra i diversi tempi. Per fare una media farò 3 run da 100 metri in modo da avere più o meno una variabilità e una media. Le 3 run saranno una successiva all'altra, mentre tra un tipo di cuscinetto e l'altro aspetterò sempre lo stesso tempo, 5 minuti, in modo tale che le condizioni del motore siano più o meno le stesse in termini di temperatura. La corrente ci dà un'ulteriore informazione sull'attrito, infatti una corrente maggiore vuol dire che il motore è più sotto sforzo e quindi che il cuscinetto è meno performante. Gli ingranaggi utilizzati sono verde e rosa, quindi con un rapporto 3,5. Questi sono i risultati del test di laboratorio, niente vieta che poi magari in pista i risultati possano essere diversi. Che dire, i risultati sono stati abbastanza inaspettati. Il test con il Dremel ha rilevato maggiori differenze, invece non ci sono grosse differenze con il test dello speed checker.
La cosa strana è che i cuscinetti, diciamo, più costosi o comunque che sono noti essere più performanti, cioè gli AO e gli HG, in realtà non sono risultati migliori, e questo può essere forse dovuto al motore utilizzato, un motore stock, può essere forse dovuto al fatto che magari hanno bisogno di un rodaggio. Io, come vi ho fatto vedere, li ho solamente lavati e non rodati, e comunque questa è la classifica finale, considerando i tempi, le correnti, insomma tutti i vari parametri che abbiamo visto insieme, e i POM si classificano al primo posto, seguiti a stretto giro dagli esagonali al foro tondo. I risultati del foro tondo hanno una maggiore dispersione, quindi si sono classificati al terzo posto. I POM, nonostante siano al primo posto come performance, forse essendo in plastica potrebbero degradarsi più velocemente. Comunque, se avete consigli su quali altri test fare per magari verificare se effettivamente gli AO e gli HG sono migliori, scrivetemelo e proverò a farli. Per questo video è tutto, ciao e al prossimo!